Hello students, today we're going to see the future with going to. Affirmative form. I'm going to watch a film tonight. You are going to watch a film tonight. He, she, it is going to watch a film tonight. We are going to watch a film tonight. They are going to watch a film tonight. Come avete notato, il futuro con going to, che può essere anche accorciato in gonna, nell'inglese colloquiale, si forma con il presente di be, am, is, are, plus going to, plus la forma base del verbo. Negative and interrogative form. Facciamo la forma negativa con la forma negativa di be, quindi I'm diventa I'm not, going to watch, you, we o they diventa aren't, going to watch, he, she, it diventa isn't, going to watch. Per quanto riguarda la forma interrogativa facciamo l'inversione col verbo essere, quindi I am diventa am I going to watch a video tonight? Are you going to watch a video tonight? Is he going to watch a video tonight? Are we going to watch a video tonight? Are you going to watch a video tonight? Are they going to watch a video tonight? Per quanto riguarda le short answers, rispondiamo col verbo essere. Yes, I am, no, I'm not. Yes, you are, no, you aren't. Yes, he is, no, he isn't. Yes, we are, no, you aren't, eccetera, eccetera. The future with going to. When do you have to use it? Part 1. I'm going to do something significa che I've already decided to do it. That is, I intend to do it. Usando il going to future, io comunico a chi mi ascolta la mia intenzione di fare qualcosa nel futuro. I'm going to do something si può tradurre con farò qualcosa, nel senso che ho intenzione di fare qualcosa. È sottinteso che ci ho pensato prima. La probabilità che io faccia questa cosa è inoltre abbastanza alta. Sono anche piuttosto sicuro che farò quello che sto dicendo. Quindi, se you have decided to tidy your room this morning e la mamma vi chiede Are you going out this morning? Tu rispondi No, I'm going to tidy my room. No, riordinerò la mia stanza, cioè ho intenzione di riordinare la mia stanza. Il future with going to significa anche quando si vuole rendere l'espressione sto per fare qualcosa, cioè quando si vuole indicare che qualcosa sta per accadere. You can say that something is going to happen in the future, cioè qualcosa sta per accadere nel futuro. Qualcosa sta per accadere nel futuro prossimo e tu lo capisci dalla situazione presente. Classico esempio, look at those black clouds, it's going to rain. Guarda quelle nuvole nere, sta per piovere, pioverà, cioè questa cosa sta per accadere. Quindi tu capisci che sta per piovere da che cosa? Guardando i nuvoloni neri carichi di acqua.